Mettetevi comodi perché nel video di oggi dobbiamo trattare degli argomenti molto scottanti, a partire dalle Power Unit che tornano a essere un argomento di discussione tra i team e la FIA. Infatti dal 2024 in poi si tornerà a utilizzare 3 Power Unit all'anno per ogni pilota e quindi ogni pilota di ciascun team deve fare 8 gare con lo stesso motore per un totale di 24 gare. Capite bene che 3 motori per 24 gare sono davvero pochi rispetto a quanti motori si utilizzavano in passato. E già qui c'è chi dice che non è una mossa imposta dalla FIA, ma è una mossa scorretta fatta da Mercedes e Honda per mettere in difficoltà Ferrari, che fino alla fine del 2022 ha avuto problemi di affidabilità sulle proprie Power Unit, non riuscendo a stare nei limiti prima di 3 Power Unit e poi riuscendo invece nel 2023 a stare nei limiti dei 4, ma accusando sempre qualche problema a inizio stagione e dovendo quindi gestire la potenza di ogni singola Power Unit. Ma non solo, dobbiamo parlare anche dei lavori che stanno facendo a Monza, come sta cambiando la pista italiana, come la ritroveremo nella gara del 2024. In più, a fine video andremo a parlare anche del legame tra Williams e Mercedes e andremo a vedere anche un cambiamento al vertice della FIA che va a svantaggio del presidente Ben Sulayem. Poi vi dirò tutto nel dettaglio. Ovviamente per ogni argomento vi dico anche la mia opinione, ma sono curioso di sapere la vostra. Secondo voi la mossa di passare da 4 a 3 Power Unit all'anno è stata voluta da Mercedes e Honda per mettere in difficoltà Ferrari? Oppure secondo voi è una mossa che comunque è imposta dalla FIA per mantenere bassi i costi? Ditemi la vostra opinione e ditemi cosa ne pensate anche dei lavori che stanno facendo a Monza. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Ci tengo anche a ringraziarvi di cuore del supporto che mostrate in ogni video. Ci tengo a leggere e rispondere a tutti quanti. Sto cercando di migliorare sempre di più i video e sono davvero contento che vi stiano piacendo. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema automotive e Formula 1. Come sempre attivate le notifiche, mi raccomando, è fondamentale per restare sempre aggiornati. In questo modo non dovete neanche cercare notizie nuove sulla Formula 1 perché ogni volta che si sa qualcosa di nuovo ne parliamo insieme qui sul canale e vi arriva una notifica quando pubblico un nuovo video. Io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram dove pubblico contenuti a tema automotive e ora iniziamo subito con il video, ma prima sigla. In molti staranno chiedendo, cavolo, ma anche nel 2023 però tutti i team hanno corso con 4 Power Unit. Perché bisogna tornare a 3 Power Unit quest'anno? La colpa in parte è sempre della FIA. Sappiamo che la F1 Commission non aveva accettato la delibera di approvare 4 Power Unit per il Mondiale 2024, nonostante nel 2022 tutti i team avevano fatto fatica a stare nel limite delle Power Unit, che era imposto a 3, fatta eccezione di pochi team che erano rimasti entro il limite, ma la maggior parte avevano sforato. Uno dei team che aveva fatto più fatica a rimanere nel limite di Power Unit era appunto Ferrari, che aveva utilizzato più Power Unit del dovuto, avendo avuto tanti problemi di affidabilità. Mi ricordo per esempio il motore in fiamme di Sainz in Austria, anche il ritiro di Leclerc a Baku. Insomma, ci sono stati diversi episodi che hanno contraddistinto la scarsa affidabilità di Ferrari, che però abbiamo visto nel 2023 è stata risolta. Infatti Ferrari nel 2023 ha avuto pochi problemi di affidabilità, mi viene in mente il ritiro di Leclerc in Bahrain nella prima gara di apertura, ma poi riuscendo a gestire la potenza del motore sono riusciti a contenere questo problema. In più nel 2023 sappiamo che c'era stata una deroga per utilizzare le 4 Power Unit nell'anno, siccome c'erano 22 gare in totale con 6 sprint race, quindi si sarebbero percorsi molti più chilometri. Per questo hanno deciso di fare quella deroga per il 2023. E nel 2024 cosa è successo? Come mai non hanno continuato con questa deroga o non hanno modificato il regolamento? Le gare nel 2024 saranno 24 totali ed è vero che il regolamento scritto 3 anni fa prevedeva l'utilizzo di 3 Power Unit al massimo e l'obiettivo era cercare di contenere i costi, quindi cercare di produrre meno motori per investire più soldi nella ricerca e sviluppo in previsione del cambiamento al regolamento 2026. Ma una volta che è stata raggiunta la stabilità di 4 motori per tutti i team, forse era meglio continuare ogni anno fino al 2026 con 4 motori anziché 3, anche perché il numero di gare va sempre a aumentare ormai, scelta approvata da Liberty Media per aumentare lo spettacolo e su cui la FIA non dice nulla. Se queste sono le scelte sportive, è giusto dal mio punto di vista permettere ai team di avere anche più materiale a disposizione da utilizzare in un campionato con più gare. E arriviamo al nodo della questione. In molti dicono che Mercedes e Honda siano intervenute per far pressione alla FIA per tornare all'utilizzo di 3 Power Unit all'anno, anche se, ripeto, era una mossa già prevista per quest'anno di tornare a 3 Power Unit. Quindi sì, potrebbe essere anche una mossa fatta contro Ferrari, che è stato uno dei pochi team a avere problemi di affidabilità nel 2022, oltre ad Alpine per esempio col motore Renault, e quindi mettendomi nei panni di Mercedes
se Honda vogliono avere un vantaggio in più rispetto alla concorrenza. Avendo visto anche che il motore di Ferrari è migliorato nella parte finale del 2023, andando a lavorare sulla parte elettrica del motore, e il team di Enrico Gualtieri ha migliorato l'erogazione della potenza, soprattutto alle alte velocità, grazie anche all'intervento di David George, nuovo ingegnere in Ferrari, che è anche motorista. Quindi può essere che gli avversari si siano spaventati ancora di più vedendo questo motore Ferrari così competitivo nella parte finale del 2023, da cercare di mettere i bastoni tra le ruote, intervenendo a passare da 4 a 3 motori, così da mettere in difficoltà Ferrari sull'affidabilità. Tema che apparentemente sembra essere risolto vedendo la stagione 2023, però come ho detto anche prima, l'anno scorso hanno avuto a disposizione 4 motori, che è una cosa diversa. E tra 3 e 4 cambia molto, perché ogni motore deve fare 2 gare in più, si passa da 6 gare a motore a 8 gare a motore. È un 25% in più di chilometri che deve percorrere ogni power unit, e in nessuna stagione di Formula 1 si è mai vista una cosa del genere, ovvero percorrere 8 GP con una singola power unit, imposto da regolamento. Sappiamo che Ferrari aveva già impostato una durata di 6.000 km a power unit, e per il 2024 però si dovranno cambiare i piani, perché si dovrà arrivare a 7.500 km a power unit. Ma quindi questa mossa è stata fatta veramente per limitare Ferrari? Questo non possiamo saperlo, nel senso che è possibile che magari qualcuno abbia fatto pressione alla FIA per tornare indietro a 3 power unit, ma dobbiamo anche fare i conti con la realtà. Era una mossa già prevista dal regolamento, nel senso che è stato l'anno scorso l'eccezione alla regola. Infatti è stata fatta una deroga per modificare questo aspetto e correre con 4 power unit, mentre la stagione di quest'anno, il 2024, con 3 power unit sarà la normalità, come è stato anche il 2022. Quindi dal mio punto di vista il problema alla base non sono Mercedes o Honda che fanno i loro interessi, ma è il regolamento che impone un vincolo troppo limitante. Capisco contenere i costi ed è sacrosanto, per carità, ma se il motivo di limitare le spese era per investire sul 2026 e mi metti una regola che non si possono sviluppare le power unit fino al 2026, dimmi che senso ha. Forse è meglio concedere una power unit in più a pilota, che non cambia più di tanto il bilancio di ogni squadra, in modo che anche noi tifosi vediamo una stagione di Formula 1 dove i team vanno al limite. Altrimenti ci ritroveremo a ogni gara dei team che devono gestire la potenza per evitare di avere un motore che possa dare dei problemi durante la gara, e questo inevitabilmente toglie spettacolo, perché i team messi meglio dal punto di vista dell'affidabilità riescono a emergere e fare la differenza, cosa che nelle gare endurance è un aspetto chiave, e lo è anche in parte in Formula 1, ma dal mio punto di vista la massima categoria del motorsport dovrebbe prediligere le prestazioni in pista più che l'affidabilità, che sì è un punto importante, ma non è il focus principale di questa categoria. Sicuramente i team dovranno lavorare per cercare di migliorare l'aspetto dell'affidabilità per il 2024, ma sarà interessante vedere come ogni team gestirà ogni power unit. È un po' triste fare strategie sui motori, ma sarà inevitabile. Una strategia possibile è quella di vedere il primo motore che fa 5 weekend di gara, quindi 3 in meno rispetto agli standard, ma poi diventa il motore da utilizzare solamente nelle prove libere, con mappature meno estreme per allungarne la durata di utilizzo. E c'è già chi dice che Ferrari potrebbe puntare a utilizzare 4 power unit quest'anno, andando quindi in penalità utilizzando un motore in più rispetto al limite, per essere sicura di fare ogni weekend senza problemi, evitando il rischio di rompere una power unit durante un weekend di gara, come invece è successo specialmente nel 2022, anche perché ci sono delle piste che ti permettono di rimontare nonostante sconti una penalità in griglia, e quindi l'utilizzo di un motore in più non ti penalizza così tanto nell'arco di un campionato. Quindi vedremo quale sarà la strategia utilizzata da ogni team, anche perché Ferrari non vuole rimettere al banco di prova il motore 066/10, giustamente, e sarebbe inutile riprovare motore 2024 per cercare di migliorarlo sull'affidabilità per usare 3 motori in totale. A sto punto Ferrari userà 4 motori nell'anno, andrà a scontare penalità, ma almeno non andrà a sprecare dei soldi di investimento sullo sviluppo 2026 per migliorare il motore 2024. Capite bene che costi e benefici questa mossa non avrebbe senso. Ma adesso parliamo dei lavori che stanno facendo a Monza. Mi avete chiesto in tantissimi di parlare di questo argomento. Cosa cambierà quest'anno? Prima di tutto dobbiamo dire che i lavori non sono così semplici da fare, anche perché i tempi sono brevi. La chiusura del cantiere è fissata per la fine del mese di giugno. Ma quali sono i lavori che stanno facendo? Il lavoro principale che noteremo subito anche noi è sicuramente il rifacimento della pavimentazione. Stiamo parlando di un lavoro più complesso di una semplice asfaltatura, un lavoro che sarà fatto su tutta la pista e anche nella corsia dei box. Lavoro fatto per migliorare gli avvallamenti nel circuito e anche togliere quelle zone stagnanti dell'acqua che non permettevano un riassorbimento lineare e quindi potevano essere potenzialmente pericolose per l'acquaplaning, fenomeno che, se vediamo in maniera eccessiva, non permette alle vetture di Formula 1 neanche di correre, situazione che qualsiasi circuito che ospita una gara di Formula 1 vuole
vuole evitare. Ci ricordiamo quello che successe a Spa 2021. Ecco, se dovesse piovere a Monza non vogliamo che succeda una cosa del genere, quindi questo è un lavoro fondamentale. Ma non solo, ci sarà anche una ristrutturazione di tutta la pista di Monza, una revisione delle pendenze, una modifica anche dei cordoli che saranno sostituiti e anche una modifica dell'impianto di smaltimento delle acque in caso di pioggia. Dove sarà necessario verrà risanato il fondo, in più verranno anche utilizzate delle miscele ad elevate prestazioni. Verranno realizzate anche delle nuove vie per l'accesso tra le varie postazioni dei commissari di percorso, ma una delle notizie più importanti è sicuramente l'aggiunta della ghiaia. Infatti verranno modificate le vie di fuga nella prima e seconda variante, che passeranno dall'attuale versione asfaltata a una versione con la ghiaia, che è un po' una richiesta che facciamo da tempo. Abbiamo visto come poi i piloti cercano di approfittarsene tagliando la chicane quando nelle vie di fuga c'è l'asfalto. Con la ghiaia questo problema si risolve. In più, un altro cambiamento molto importante per chi va a Monza è che verranno rifatti 3 sottopassaggi: quello delle piscine, che è sotto al rettilineo principale vicino alla prima variante, e 2 di collegamento all'interno dell'autodromo. Uno dei problemi più grandi che ho assistito anch'io quando sono andato a Monza è il traffico unito tra le auto e i pedoni, che crea un gran casino e rende il tutto molto più macchinoso, creando delle file e ingorghi non da poco. Questo verrà migliorato nel 2024, cercando di separare dei sottopassaggi per i pedoni e dei sottopassaggi per le auto. Per qualche sottopassaggio già era così negli scorsi anni, ma la situazione verrà nettamente migliorata quest'anno, con dei nuovi sottoppassaggi esclusivamente pedonali. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questi nuovi lavori di Monza e voglio sapere anche se voi ci andrete quest'anno a vedere la gara. Io ci sarò sicuramente e voglio vedere il nuovo look di Monza. E come ha detto lo stesso Domenicali, l'obiettivo è quello di rinnovare il contratto tra Monza e Formula 1 fino al 2030. Per ora il contratto vigente è fino al 2028, ci sono ancora dei nodi burocratici e finanziari da risolvere, ma il tutto verrà fatto. Sarà importante adeguare Monza non solo lato pista, ma anche lato tribune agli standard europei, offrendo un servizio migliore, che attualmente su questo Monza pecca un po' rispetto ad altre piste. Domenicali ha detto con confidenza che verrà fatto, quindi non è preoccupato su questo, ma sono delle manovre che devono essere fatte. Concludo il video dicendovi alcune notizie molto importanti. Prima di tutto sappiamo che Mercedes continuerà a fornire i motori a Williams oltre il 2026, che ci fa notare ancora di più come Williams sia un team satellite di Brackley. Beh, questa partnership continua, perché Williams ha bisogno di limitare i costi di sviluppo del motore e quindi deve aggregarsi per forza a un top team per rientrare nei costi di gestione, e Mercedes, con l'indipendenza di Aston Martin e la continua indipendenza di McLaren, ha bisogno ancora di più di un team giovani, che può essere appunto Williams, come lo è stato per la crescita di Russell. È ufficiale che AlphaTauri lascerà la Galleria del Vento di Bicester per trasferire una sede operativa a Milton Keynes. Rimane ancora la sede di Faenza, ma a breve, ha detto CEO Bayer, ha detto secondo lui che la sede di Faenza non è così efficiente. Infatti secondo lui non offre scuola e opportunità di lavoro adeguate. Quindi continua ancora di più la sinergia tra AlphaTauri e Red Bull, siccome il team di Faenza si avvicina sempre di più a Milton Keynes. E questo fa destare un po' di dubbi agli altri team, che vedono questa alleanza tra Red Bull e AlphaTauri un po' troppo ingombrante. Ultimissima notizia, lato FIA, la federazione internazionale ha dichiarato l'addio del direttore tecnico Tim Gross e anche del direttore sportivo Steve Nielsen, e al posto di quest'ultimo arriva Tim Maylon, che ha lavorato in Red Bull per 12 anni e ha lavorato in vari ruoli, tra cui quello di ingegnere di pista, e ha contribuito ai 4 mondiali costruttori e piloti dal 2010 al 2013 di Red Bull con Vettel. Poi nel 2015 è passato a Sauber Motorsport, per poi passare a BMW Motorsport, per poi diventare ingegnere capo del team di Formula E di BMW. E questi cambi al vertice della FIA mostrano come la federazione sta perdendo dei pezzi sotto la gestione del presidente Ben Sulayem, che è messo fortemente in discussione dalla FOM, ovvero dal gruppo di Formula 1, e se notate tutte le persone che vanno al vertice della FIA, prima molti erano ex Mercedes, adesso sempre di più sono ex Red Bull. Certo, hanno tutti dei ruoli imparziali, però vengono tutti dallo stesso background, e pochi invece vengono da un background ex Ferrari. Penso per esempio a Nicolas Tombasis, ma è uno dei pochi. Ditemi nei commenti cosa ne pensate della regola sulle power unit. Bisognava rimanere a 4 power unit all'anno, oppure secondo voi è giusto passare a 3? La vedete come una mossa contro Ferrari? Ditemi la vostra nei commenti, sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Non dimenticatevi di dirmi anche la vostra opinione sui lavori di Monza e sugli altri argomenti che abbiamo trattato nel video, ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana trattiamo nuovi argomenti a tema automotive e Formula 1. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.